E ora il turno del campione olimpico in carica, detentore del titolo, si è imposto nelle ultime 3 finali dei Grand Prix, va per il poker di successi consecutivi, è l'unico in stagione ad aver valicato i 100 punti e, se vi può interessare, nell'ultimo run through, che sarebbe la prova con musica, ha eseguito al meglio tutti e 3 gli elementi di salto che intende presentare oggi. Anche il suo programma è, diciamo, spettacolare per un'esibizione, con una musica che ben si adatta, che trascina il pubblico. Let's Go Crazy di Prince, lui, non l'abbiamo detto, è Hanyu Yozuru. Quadruplo Rittberger salvato in modo incredibile. Ride e ci mette una luna. Tecnici considerati più difficili nel pattinaggio, proprio come passo. Quel gesto tecnico richiede un controllo sovrumano per potersi poi piazzare e realizzare il triplo axel, che è uno dei salti comunque anche oggi più difficili. La cosa più semplice del suo corto, ma quello è un altro discorso. Bentornati sul pianeta Hanyu, abitanti 1, lui e basta. C'è chi lo sta cercando di imitare, però è difficile eguagliare l'originale. E vorrei rivedere che cosa ha fatto su quel quadro rit salvato. Incredibile, guarda. Si è messo a ridere, ha allargato le braccia facendo una luna. Sì, perché ma, tra l'altro non è partito bene, ma per niente. Ma questo, ragazzi, chiude tutto e basta. E non so come ha fatto a stare in piedi su quello che è al momento l'elemento più difficile del suo pattinaggio. Qual è il problema? Che a lui così non va bene. In che senso? Nel senso che ce n'erano 2 che oggi scendevano in pista con un ben sveglio superiore al suo. Lui queste cose le vede, perché Hanyu è uno che studia pattinaggio e ti ricorda salto per salto cosa è stato fatto nei Giochi Olimpici del 2002 e vedrai che qualcosa cambierà. Il chiodo fisso si chiama quadruplo Lutz, se lo faranno ragionare non lo eseguirà da qui ai Giochi Olimpici del 2018, se non lo faranno ragionare. Questo è veramente, sì, gli viene il fumo agli occhi solo l'idea che qualcuno abbia un programma più complesso del suo, si mette a ridere. Comunque grandissima prestazione complessivamente, che ha denotato anche grande condizione fisica, perché hai visto che ha pattinato con un'energia enorme dall'inizio alla fine. E ieri ha faticato ad adeguarsi al ghiaccio di Marsiglia, un ghiaccio molto morbido, e attenzione, questo potrà essere uno dei problemi in occasione dei Giochi Olimpici, perché
In Corea, nello stesso Palazzo del Ghiaccio, si disputeranno le prove del pattinaggio di figura e quelle dello short track. Diciamo che la Corea, considerando quanto potrebbe accadere nelle gare femminili di short track, avrebbe anche interesse a gareggiare su un ghiaccio molto morbido, che però non è il massimo per i pattinatori di figura. No, effettivamente no. Guarda come in avanti col peso, completa le 4 rotazioni. E ride, non lo vediamo di fronte, ma lui ride, allarga le spalle, anche le braccia. Sì. Poi grandissima velocità e determinazione su questo quadruplo salto, perfetto. In combinazione con triplo toe-loop. Poi la naturalezza con cui esegue tutto è incredibile. Cioè, tutto quello che lui fa lo esegue con disarmante facilità. Sì, esatto, mi hai tolto le parole di bocca. È disarmante per gli altri. Ecco qua, guarda, questa è la controvenda, vedi, esterno indietro, esterno avanti. Becco molto complesso che ti richiede grande controllo del corpo per girare. Si gira su un piede nel modo più difficile concepito dal pattinaggio e poi esegue. Magari da casa uno può pensare, ma è più difficile l'una o spread eagle e poi l'una di nuovo. Ma per niente. No. Ma per niente. Più difficile questa cosa qua. Difficile anche dalla luna, ci mancherebbe, come lo esegue uno, è fantastico ed è la seconda forse entrata più difficile che possiamo vedere per un triplo axel al momento. La più difficile resta questa, strepitoso veramente. C'è soddisfazione, comunque dobbiamo dire Patrick Chen ampiamente in gara, perché sì. Qui Agnew andrà oltre 100 punti. Vedremo se riuscirà a raccogliere qualcosa in più del 103,89. Secondo me può farcela. Ma adesso la domanda è la seguente: chi vince la battaglia sulle componenti del programma? Questo Agnew o il Chen che abbiamo visto prima? Agnew era arrivato a 46,54 all'NHK Trophy come componente di programma. Qua va a 47,35 e ti direi che è il più alto. La vince lui, 106,53. 7 gare nella storia, oltre 100 punti, 6 sono griffate a Agnew Yuzuru. Sa di poter far di più. Sta pensando magari a dove si potrebbe migliorare, dove ha effettivamente sbagliato. Però insomma 106,53 non l'ha fatto nessuno. Gli altri sono arrivati a 102,54. Fernandez, gli altri uno volta. Infatti, esatto. E lui sistematicamente sopra. Incredibile. O con continuità comunque. Numeri parlano per lui. E quindi Agnew Yuzuru davanti con Patrick Chen staccato di 7 punti. Ricordiamo che il canadese ha battuto Agnew nella tappa di Grand Prix di casa, Skate Canada. Fernandez è terzo con 15 punti di distacco rispetto ad Agnew. Ecco, rispetto alla stagione passata c'è meno da recuperare. E qua andiamo a rivedere alcuni passaggi dei protagonisti di oggi. Sì, diciamo una prima giornata che finisce con il botto, con un programma stellare di Agnew Yuzuru. Era nelle attese dopo il warm up di stamattina, il run through per la precisione. Chiaro che in gara cambia tutto e devi avere le capacità per esprimerti con tensione su quei livelli. A un campione olimpico queste capacità non mancano. No, ed effettivamente qua vediamo il complessissimo atterraggio sul quadruplo Rydberger, poi molto bene su tutto il resto, elementi di trottolo incluso. Yuzuru direi che inizia a mettere le mani sulla quarta finale di fila, però il libero ha ancora tante cose da dire, la gara non è chiusa. Ci risentiamo domani, è tutto per la prima giornata delle finali del Grand Prix.